Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci. Ogni verbo di questa frase parla di diverse generazioni di una famiglia, i Russell, che partita dalla schiavitù ha portato Bill a diventare l'uomo più vincente nella storia del basket americano. Detto questo, cominciamo. Essere una persona di colore e vivere a Monroe tra gli anni 30 e 40 non deve essere stato semplice. Mamma Katie e papà Charlie mettono al mondo William Felton Russell il 12 febbraio del 1934. Per i primi anni la loro battaglia più grande è sempre stata quella di insegnare ai propri figli il significato di essere uomini, nonostante le vessazioni subite, nonostante tutto e tutti. Silenzio, testa alta e camminare sempre dritto, combattendo con la prepotenza trovata sul proprio cammino. Come vedremo, ci sono riusciti appieno nel loro intento, ma la Louisiana, come detto, rendeva ancora più difficile questo lavoro. Decisero quindi di trasferirsi ad Oakland, dove la possibilità di vivere una vita più normale era maggiore. Dopo qualche mese però mamma Katie muore per un male incurabile. Lei che più di tutti ha insegnato a Bill cosa vuol dire vivere con dignità, lei che aveva il sogno di vedere suo figlio andare all'università. Un giorno coach Woolpert notò Bill nell'unica partita in cui si mise a segnare dei punti alla McClymont High School. Non è mai stato un grande realizzatore, neanche in NBA Russell, ma all'inizio era davvero incapace in tal senso. Lo salvava solo la sua immensa fisicità. Fatto sta che quel giorno fu il giorno in cui offrirono una borsa di studio a quel ragazzone. Fu il giorno in cui il sogno di Katie venne realizzato. Si potrebbe pensare che da qui in poi sarebbe stato tutto in discesa, niente di più sbagliato. Non era concepibile neanche per lui ormai pensare ad una vita in discesa. Era questa la sua forza. Vivere costantemente una sfida, dentro e fuori dal campo, mai con la prepotenza di chi aveva incontrato, ma con risoluta fermezza. Yes. E, mano a mano che cresceva anche la consapevolezza che il basket sarebbe potuto essere il tramite per un cambio di prospettiva più ampio, che andava oltre il gioco, per se stesso e per chi aveva la possibilità di osservarlo. Lui sapeva dire no, un ragazzo di colore, in un'America degli anni 50 dove il razzismo era insediato con forza nella società. Quando si sentiva nel giusto non si spostava di un millimetro, come sotto canestro, come quando coach Woolpert lo metteva in panchina perché non difendeva secondo i canoni dell'epoca, ma stoppava, cosa assolutamente strana per i tempi. Signori, si può dire che Bill Russell ha inventato la stoppata e quando entrava continuava a giocare nella sua maniera, perché sapeva di essere nel giusto, sapeva che quella era la strada per la vittoria. Risultato? 2 titoli NCAA e una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Poi arrivò Red. Red Auerbach, allenatore dal 1945, l'uomo che più di tutti capì il valore sportivo ed umano di chi aveva davanti. L'uomo che creò degli intrecci all'altezza di film di spionaggio per portarlo via dai St. Louis Hawks, che lo avevano scelto al draft del 56 e non aveva neanche mai visto giocare. Ne aveva solo sentito parlare da un suo ex giocatore. Un burbero con un alto livello di empatia, Red. Un burbero per necessità, Bill. Un rapporto che potremmo definire di amicizia virile. Mai un complimento diretto tra i due, mai un ringraziamento, ma solo perché non ce n'era bisogno. Uno di quei rapporti genuinamente silenziosi, dove le parole sarebbero state superflue, ma anche avrebbero stonato per 2 orgogliosi di quel livello. Sono stati destinati a capirsi. Red sapeva che Bill non poteva essere trattato come gli altri. Sapeva che doveva gestirsi da solo perché aveva capito che quel ragazzo non avrebbe più preso ordini da nessuno. Dal canto suo Bill si trovò disposto a seguire questo piccolo uomo bianco, dopo le dimostrazioni di comprensione e di stima nei suoi confronti, come quella volta in Kentucky quando dissero a Bill e agli altri 2 giocatori di colore dei Celtics di andare in un albergo diverso da quello della squadra. Bill, senza batter ciglio, andò in aeroporto per tornarsene a Boston. Non avrebbe più dato a nessuno una soddisfazione del genere. Red Auerbach era al suo fianco a fare il check-in per il volo del ritorno. Primo anno, primo anello. E contro quei St. Louis Hawks ai quali Auerbach aveva sottratto, oltre che a Russell, anche l'altra futura stella Celtic, Bob Cousy.
L'anno seguente gli Hawks si vendicarono in finale, ma dal 58-59 Boston infila una striscia di 8 stagioni consecutive vincenti, tra cui altre 2 finali sempre con St. Louis. Con Red in panchina e lui in campo ne hanno vinti 9, di cui 8 di fila. Già questo era qualcosa di irripetibile. Ma quando Auerbach lasciò il suo posto proprio a Bill, che divenne il primo allenatore di colore nella storia di tutti gli sport americani nel 66-67, l'irripetibile diventa leggenda. Russell da allenatore-giocatore vincerà altri 2 anelli e l'ultimo coincide con la sua ultima stagione da giocatore, oltre che essere il più iconico per come è arrivato, contro quei Lakers che hanno sempre battuto e che però in questa gara 7 avevano tutti i favori del pronostico, tanto da avere già preparato i festeggiamenti. L'orgoglio di generazioni di Russell venne fuori per l'ultima volta su un parquet e per l'ennesima volta Bill aveva detto no a chi lo aveva dato per spacciato e sconfitto in partenza. Chris, I'm here with Bill Russell. Bill, this must have been a great win for you. Exactly. Aveva detto no per l'ennesima volta anche al suo enorme alter ego, Will Chamberlain, che per tutti quegli anni aveva preso solo le briciole da Bill, nonostante fosse probabilmente il giocatore più dominante di tutti i tempi. L'eco della big collusion tra 2 giocatori del genere che giocarono nella stessa epoca risuona con decibel altissimi ancora oggi. Will dominava, sovrastava tutti in attacco, segnava più di tutti. Bill vinceva. Chamberlain non aveva la stessa tensione agonistica di Russell, che lo portava a vomitare prima di ogni partita. Guardava l'obiettivo con gli occhi iniettati di sangue. Non si è inventato solo la stoppata per evitare in maniera più diretta i tiri dell'avversario. A lui si può attribuire anche l'outlet pass, la rimessa lunga da fondo campo per lanciare subito il compagno a canestro. Aveva lo sguardo, la mente e il corpo votati a fare meglio di chiunque si trovasse davanti. Se il concetto di ossessione nel basket e nello sport in generale è stato fatto conoscere al mondo dalle imprese di Michael Jordan, possiamo di sicuro affermare che il primo ad usarlo su un campo da basket sia stato Bill Russell. Come tutto ha una fine, andiamo verso il finale anche di questa storia. Siamo a gara 7, le sue 2 parole preferite. The best 2 words in sports. Game 7. Bill Russell ha anche perso delle partite, ma ha vinto tutte le sue gare 7. Un uomo che aveva 11 anelli su 10 dita e non ha mai vinto il titolo di MVP delle Finals perché ancora non esisteva, ma con lo stesso titolo che adesso porta il suo nome. Un uomo che ha giocato tutta la sua carriera per i Celtics, ma non per Boston, che non l'ha mai davvero accolto tra le proprie braccia. Non l'ha capito come Auerbach, ma lo vedeva solo come il gran giocatore nero della propria squadra di basket e non come l'uomo che era. The most important factor is respect, period. Come abbiamo visto, anche una cosa del genere non lo ha mai spostato di 1 millimetro. La cerimonia del ritiro della numero 6 è avvenuta davanti a 13.909 posti vuoti al Garden. 13.909. Quel numero, diventato termine comune, era tanto caro alla città quanto indifferente a Bill, che non ha mai dimenticato. Lui comunque aveva vinto più di tutti. La sua storia non parla solo di vittoria e di risultati inarrivabili, ma di generazioni di uomini che con l'orgoglio e la determinazione hanno cambiato la propria storia e ispirato quella di tantissimi altri. Il 31 luglio del 2022 ci ha lasciati l'uomo che indossava questa maglietta, la più riconoscibile di tutte, anche senza il nome scritto dietro, ma con sempre scritto Boston davanti. William Felton Russell, per tutti Bill, rimarrà per sempre Lord of Rings. I would kick your ass.